Ciao a tutti, io sono Luca e questo è un video di italiano per stranieri. Se hai studiato o imparato l'italiano come lingua straniera, sei nel posto giusto. In questo video spiegherò 9 espressioni e modi di dire informali che di solito non vengono insegnati. Se vuoi parlare l'italiano in modo naturale, questo video fa per te. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito alla prima frase idiomatica. Round 1. La prima frase di esempio potrebbe essere la seguente. Mi raccomando, lui non deve sapere niente. Se lo viene a sapere, apriti cielo. Il secondo esempio potrebbe essere. Se non riesco a consegnare il progetto entro domani, apriti cielo. E la terza frase di esempio potrebbe essere. Per fortuna oggi sono arrivato in orario. Se fossi arrivato in ritardo anche oggi, apriti cielo. Ecco, come puoi capire da queste frasi di esempio, apriti cielo è un'esclamazione che può essere parafrasata in questo modo. Ci saranno delle conseguenze terribili. Perché si dice così? Perché si dice apriti cielo? Il riferimento è al cielo che si apre per far scendere una punizione divina. In uno degli esempi la persona diceva: se non riesco a consegnare il progetto entro domani, apriti cielo. Come si potrebbe parafrasare questa frase? Se non riesco a consegnare il progetto entro domani, ci saranno delle conseguenze terribili. Ma vediamo il modo di dire successivo. Round 2. La prima frase di esempio potrebbe essere questa. Alberto ha fatto i soldi rubando, ma la sua azienda è fallita. Ben gli sta. Un altro esempio potrebbe essere: quando hanno alzato i prezzi hanno perso molti clienti. Ben gli sta. E la terza frase di esempio potrebbe essere: ha cercato di danneggiarla, ma alla fine ha danneggiato solo se stesso. Ben gli sta. Ecco, come puoi capire da questi esempi, ben gli sta è un'esclamazione che può essere parafrasata nel modo seguente. Gli sta bene, questa cosa se l'è meritata. Possa questa cosa servirgli da lezione. Cioè, in altre parole, qualcuno si comporta male, subisce delle conseguenze negative per il suo comportamento e una persona per commentare questo fatto dice ben gli sta. Cioè, in altre parole, si merita quello che gli è successo. Spero che impari la lezione. Ma vediamo il modo di dire successivo, che poi non è un modo di dire, ma è un verbo. Comunque sia, vediamo il verbo successivo. Round 3. La prima frase di esempio potrebbe essere questa. Ho sentito una canzone che spacca di brutto. Il secondo esempio potrebbe essere: quel gruppo spacca, mi piace un sacco. E la terza frase di esempio potrebbe essere: quel video spacca, per me è fantastico. Che c***o di intonazione è questa? Quel video spacca, per me è fantastico. Come puoi capire da queste tre frasi, il verbo spaccare può essere usato per esprimere un apprezzamento. Se io dico che una canzone oppure un gruppo spacca, voglio dire che è qualcosa di straordinario. Ecco, ma passiamo all'espressione successiva. Round 4. Il primo esempio potrebbe essere questo. Non mi piace lavorare con Roberto, è troppo pignolo, spacca il capello in quattro. Un altro esempio potrebbe essere: il mio nuovo collega lavora con eccessiva pedanteria. E che cazzo di intonazione è questa? Vabbè. Il mio nuovo collega lavora con eccessiva pedanteria e cerca sempre dei difetti in tutte le cose. Spesso si concentra su dei dettagli insignificanti solo per fare polemica. In breve, spacca il capello in quattro. Come puoi capire da questi esempi, spaccare il capello in quattro significa essere troppo pignoli. Non so se conosci l'aggettivo pignolo. Una persona pignola è una persona eccessivamente precisa. Quindi pignolo significa preciso ma in senso negativo.
Diciamo che di solito il modo di dire spaccare il capello in quattro viene usato per indicare il fatto che la persona cerca dei difetti anche minimi pur di fare polemica. Ma vediamo l'espressione successiva. Round 5. La prima frase di esempio con questa espressione potrebbe essere: per le trattative non è prevista alcuna scadenza. Le trattative andranno avanti a oltranza. Il secondo esempio potrebbe essere: i manifestanti non si fermeranno fino a quando non avranno raggiunto il loro obiettivo. Le manifestazioni continueranno a oltranza. E l'ultimo esempio potrebbe essere questo: i soldati hanno ricevuto l'ordine di resistere a oltranza. Come puoi capire da questi esempi, l'espressione a oltranza significa fino alla fine. Ma vediamo l'espressione successiva. Round 6. La prima frase di esempio potrebbe essere la seguente: non dirgli che non vai perché non ti interessa. Se proprio, digli che non vai perché non hai tempo. La seconda frase di esempio potrebbe essere: io non seguirei un corso di italiano, ma che cazzo, non riesco a parlare, ok? Io non seguirei un corso per imparare l'italiano in modo facile e divertente. Se proprio, seguirei un corso per imparare bene l'italiano. E la terza frase di esempio potrebbe essere: io non comprerei un telefono nuovo, ma se proprio ne comprerei uno poco costoso. Ecco, diciamo che l'espressione se proprio io la interpreto così: se proprio devi fare questa cosa. In uno dei miei esempi la persona dice: se proprio, digli che non vai perché non hai tempo. Cosa significa? Se proprio devi dirgli qualcosa, se proprio devi dargli una giustificazione, digli che non vai perché non hai tempo. Ma vediamo l'espressione successiva. Round 7. La prima frase di esempio potrebbe essere questa: il mio collega ha messo gli occhi che cazzo di intonazione? Il mio collega ha messo gli occhi addosso a quella posizione e farà di tutto per ottenerla. Un altro esempio potrebbe essere: la squadra ha messo gli occhi addosso a un calciatore famoso e ha già avviato le trattative. E l'ultimo esempio potrebbe essere: Daniele ha messo gli occhi addosso alla moglie di Davide. Ho paura che questa storia finirà male. Come puoi capire da questi esempi, mettere gli occhi addosso a qualcosa oppure a qualcuno significa posare i propri occhi su qualcosa o su qualcuno e quindi, in senso figurato, desiderare ardentemente questa cosa oppure questa persona. Ma vediamo il modo di dire successivo. Round 8. Il primo esempio potrebbe essere il microdialogo seguente. Come fai a sapere che sono uscito con Martina? Non l'ho detto a nessuno. Le voci corrono. La seconda frase di esempio potrebbe essere: in questo settore devi lavorare bene. Le voci corrono. Se si sparge la voce che lavori male, non ti chiama più nessuno. E un altro esempio potrebbe essere: mi raccomando, non fare cose che potrebbero danneggiare la tua reputazione. Le voci corrono. Come avrai capito da questi esempi, le voci corrono è una frase che viene usata per sottolineare il fatto che le dicerie e il passaparola si diffondono molto rapidamente. Ma vediamo l'espressione successiva. Round 9. La prima frase di esempio potrebbe essere questa: quando puoi, passa dal mio ufficio, ho bisogno di scambiare due parole con te. Il secondo esempio potrebbe essere: non abbiamo parlato di niente in particolare, abbiamo giusto scambiato due parole. E il terzo esempio potrebbe essere: se domani sera sei libera, possiamo vederci e scambiare due parole. Ecco, credo che questo modo di dire non abbia bisogno di essere spiegato. Scambiare due parole significa parlare brevemente e di solito in modo informale.
Si può dire scambiare 2 parole oppure scambiare 4 parole. Ecco, spero che questi modi di dire informali ti siano piaciuti. In generale, se vuoi ampliare il tuo lessico italiano, ti consiglio caldamente di iscriverti al mio canale. Su questo canale, infatti, ho pubblicato quasi 400 video lezioni gratuite di italiano per stranieri. Se l'italiano non è la tua prima lingua, ma l'hai studiato o imparato come lingua straniera, ti consiglio caldamente di iscriverti. Nel frattempo, qui in alto ti lascio la scheda di un altro video che ti consiglio di guardare. E che la forza della lingua italiana sia con te.